Eccoci qui ragazzi, nuovo episodio di Uaria, il gioco di indovinare l'11 titolare di una formazione che il computer ti dà, e ovviamente in relazione anche a eventi che stanno succedendo in questi giorni, il computer riesce a darti formazioni del passato in relazione a una partita che è stata giocata ieri. In questo caso andremo a vedere la formazione del Milan contro l'Inter nel quarto di finale di Champions del 6 aprile 2005. Li ricordo quasi tutti, devo dire la verità, perché era un Milan che non la faceva buona a nessuno, era un Milan fortissimo, con una rosa eh, nettamente superiore, ma nemmeno paragonabile alla rosa del Milan di quest'anno. Perciò volevo divertirmi con voi a vedere chi ne becca di più, e se ne beccate più di me nel minor tempo possibile, fatemelo sapere nei commenti, perché ci sono alcuni calciatori che non voglio dire che ho rimosso, ma devo andare a vedere e a provare, poi inserendo lettere quasi a casaccio, per cercare di beccare ovviamente quest'11 titolare. Parliamo del 2005, parliamo di tantissimi anni fa, però è un Milan che rimane alla storia e nelle memorie di nostalgici del calcio. Ovviamente forse i ricordi sono molto più freschi anche riguardante ovviamente i tifosi del Milan, perché io da tifoso del Napoli posso ricordare molto più semplicemente le formazioni del Napoli del passato che quelle di altre squadre. Però cominciamo e andiamo a vedere se becchiamo questo 11 nel minor tempo possibile. Fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre. Se vi va ragazzi e vi piace questa rubrica, iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video, perché di tanto in tanto io mi diverto sempre a giocare a questo gioco che è divertente e poi ti fa tornare indietro con la memoria ad eventi del passato, perché io ricordo perfettamente che questo quarto di finale fu fermato a partite in corso per fumogeni e quant'altro, quindi ci sono degli aneddoti da ricordare che poi vengono alla mente rivedendo la formazione. Andiamo subito a vedere la formazione di questo Milan. Allora, questo qua lo ricorderemo tutti, perché Shevchenko, sperando che si scriva così, mi sembra di sì, ecco qua, Shevchenko ovviamente era una delle punte di diamante di quel Milan. Qui ci dovrebbe essere Super Pippo, 6 lettere Super Pippo, che poi non è nemmeno Super Pippo, perché Super Pippo era del Milan, sì, sì, era al Milan, però forse non giocava. E chi era? 6 lettere, 6 lettere. Allora, Inzaghi, Shevchenko, chi c'era? C'era Crespo, sì, c'era Crespo. Era Crespo? Era Crespo, e qui 4 lettere, lo so chi è, ma credo che lo scriviamo dopo, perché era quel brasiliano fantastico. Partiamo da un altro brasiliano, il portiere, il grandissimo Dida, che tutti quanti dicono sì, Dida però ha fatto quelle stagioni perché aveva una difesa, sicuramente, però Dida comunque tra i pali ha fatto grandissimi interventi. Allora, a sinistra qui c'era il grandissimo Maldini, e adesso c'è qualcosa che non ricordo. Allora, ricordo uno dei due centrali che era l'olandese Stam, sicuramente. L'altro centrale, però, l'altro centrale, Nesta, Nesta però al netto degli infortuni. Gioco onesta quella partita o no? Mm, Vabbè, ci torneremo dopo. Andiamo a questo centrocampo. 7 lettere, 5 lettere. Allora, 5 lettere qua è il grandissimo Andrea Pirlo. E poi 7 lettere e 7 lettere. Allora, uno era Gattuso. Gattuso. Questo, quello, questo.
Sarà questo Gattuso o l'altro? Non è questo, quindi è da quell'altra parte. O non giocò proprio Gattuso? Chi lo sa? Vabbè, andiamo per gradi a fare questo calciatore, perché dall'altra parte SO, dall'altra parte c'era Seedorf, per forza. Quindi Seedorf è qui e Gattuso dovrebbe essere questo qui. Eccolo qui, abbiamo beccato Gattuso. Questo qui l'ho detto prima, lo sapevo già da prima, perché comunque come possiamo dimenticare il grandissimo Kakà, che non è una bruttissima parola, ragazzi, ma è stato un grandissimo calciatore. Nel calcio odierno tutti quanti, per esempio, io da tifoso del Napoli, vogliono fare paragoni con Kvaratskhelia e lo paragonano ad esterni d'attacco, anche se le progressioni e molte movenze a me personalmente ricordano quelle di Kakà. Attenzione, non sto dicendo che Kvaratskhelia è forte quanto Kakà, ma potrebbe diventarlo perché è ancora acerbo, c'è ancora tempo e quant'altro. Però Kakà faceva la differenza già a 20 anni, cioè Kakà a 20 anni veramente faceva la differenza, in progressione non lo prendevi, sotto porta aveva una freddezza come un numero 9, rifinitore, lanci lunghi, passaggi corti, un grandissimo calciatore Kakà. Adesso mancano le due punte, le abbiamo fatte, mancano questo centrale e questo terzino destro che era il pendolino Cafu. E qui c'era per forza Nesta, voglio. Cioè, ma non ricordo la panchina, però Nesta al netto di infortuni era lui. Eccola qua. L'abbiamo fatta, hai visto che l'abbiamo fatta? Questa era semplice, però dai, gioco. Questa formazione era semplice anche per i non tifosi del Milan, perché il Milan di quegli anni è rimasto stampato negli annali e per tutti i risultati e trofei portati a casa viene sempre ricordato con piacere per chi ama il calcio, al di là del tifo e della maglia ovviamente che uno supporta. Io da tifoso del Napoli posso tranquillamente divertirmi a fare la formazione del Milan-Inter nel lontano 2005, ragazzi. Questa era la formazione, fatemi sapere se l'avete indovinata prima di me o al limite se non ricordavate qualcuno, perché questi nomi è difficile dimenticarli e sarà difficile dimenticarli anche col passare degli anni, perché questi sono calciatori che hanno dato al calcio tantissimo e hanno, come posso dire, hanno entusiasmato anche i non tifosi del Milan guardando una partita del genere. Ecco. Questo era quanto, ragazzi, per un altro episodio di questo URDA che a me diverte tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se vi va di vedere altri episodi del genere. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao!